Good morning, dear Sangha. Today is the 5th of September 2012 and we are on our last day of the retreat, Peace in Action. Buongiorno Casa Sangha, oggi è il 5 settembre dell'anno 2012 e siamo nell'ultimo giorno del nostro ritiro Pace in Azione. This morning we touched the earth before the Bodhisattva Kshitigarbha, the Bodhisattva of deep aspiration. Questa mattina abbiamo toccato la terra davanti al Bodhisattva Kshitigarbha, il Bodhisattva della profonda aspirazione. Every one of us has an aspiration. E ognuno di noi ha un'aspirazione. That is our desire to do something with our life. Qual è il nostro desiderio di fare qualcosa con la nostra vita. And that is the deepest desire that we have in us. E questo è il più profondo desiderio che abbiamo dentro di noi. And in the Buddhist teaching, that deepest desire in us is a kind of nutriment, a kind of food. E nell'insegnamento del buddismo il desiderio più profondo che abbiamo dentro di noi è un tipo di nutrimento, un tipo di cibo. That deep desire in us gives us a lot of energy, of strength. E questo profondo desiderio ci dà un sacco di energia, un sacco di forza. We can call it aspiration, or vow, or aspiration. Possiamo chiamarlo aspirazione o voto. The Buddha also has a deep desire. E anche il Buddha ha un desiderio profondo. That is a desire to transform himself, to be free, and to help other people to be free. E che è il desiderio di trasformare se stesso, di essere libero e di aiutare altre persone ad essere libere. Without a deep desire in us, we are not truly alive. E senza un desiderio profondo dentro di noi non siamo veramente vivi. And that is why in the Buddhist tradition we speak of 4 kinds of nutriments. E questo è il motivo per cui nella tradizione buddista noi parliamo di 4 tipi di nutrimento. The first nutriment is edible food we bring in by the way of the mouth. Il primo tipo di nutrimento è il cibo commestibile che noi ingeriamo per via della bocca. And we have to practice mindful eating in order not to make our body suffer. E dobbiamo praticare la consapevolezza del mangiare in modo da non far soffrire il nostro corpo. The second source of food is sensory impressions. Il secondo tipo di cibo sono le impressioni sensoriali. We consume with our eyes, our ears, our nose, our body, and especially our mind. Che consumiamo con i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro naso, il nostro corpo, ma specialmente con la nostra mente. When we listen to music, we consume. Quando ascoltiamo la musica, noi stiamo consumando. When we read magazines or watch television, we consume. E quando noi leggiamo una rivista o guardiamo la televisione, stiamo consumando. And when we read books or we have a conversation, we consume. Quando leggiamo un libro o abbiamo una conversazione, stiamo allo stesso modo consumando. So what we consume by way of the eyes, the ear, the nose, the mind, can be toxic or not. Quindi ciò che consumiamo per via dei nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro naso o la nostra mente può essere un nutrimento di tipo tossico o no. And if we consume a lot of toxins like craving, fear, anger, and then that will ruin our heart, physical and mental. E se noi consumiamo un sacco di tossine come desiderio, paura o rabbia, a quel punto noi rovineremo il nostro cuore. And that is why the 5th mindfulness training is about mindful consumption. E questo è il motivo per cui il quinto dei 5 addestramenti alla consapevolezza riguarda la consumazione consapevole. If we have a depression, it means that we have consumed in such a way that the depression has become possible.
Se noi siamo depressi, abbiamo una depressione, significa che abbiamo consumato in modo tale che questa depressione sia stata resa possibile. And that is what we consume with our mind, our ears, our nose, our ears. E questo è quello che noi consumiamo con la nostra mente, i nostri occhi, il nostro naso, le nostre orecchie. And the fifth mindfulness training can help us heal our body and our mind. E il quinto addestramento alla consapevolezza può aiutarci a guarire il nostro corpo e la nostra mente, Because it helps us to consume mindfully, correctly. perché ci aiuta a consumare consapevolmente e correttamente. The difficult situation of the world can only be we can get out only by the way of mindful consumption. La difficile situazione in cui si trova il mondo possiamo uscirne solamente attraverso la consumazione consapevole. And the third source of nutriment is aspiration, deep desire. E il terzo tipo di nutrimento è l'aspirazione, un desiderio profondo. If we have a good, positive, deep desire, and we can be a happy person full of energies. Se noi abbiamo un desiderio profondo, positivo, questo può essere una fonte di grande energia. A terrorist also has a deep desire, E anche un terrorista a suo modo ha un desiderio profondo. and that desire is to punish. È quel desiderio di punire. The terrorist is filled of anger and the willingness to punish. Un terrorista è pieno di rabbia e del desiderio di punire. And that willingness to punish, to destroy, is his food, his aspiration, his deepest desire. E questo desiderio di punire, di distruggere, è il suo cibo, è quello che consuma, è il suo desiderio più profondo. And meanwhile, a bodhisattva has his deep desire to help people to suffer less. Allo stesso momento il desiderio più profondo di un bodhisattva è quello di aiutare le persone a soffrire di meno. So we have to look deeply into our heart to see, to identify our deepest desire. Quindi dobbiamo guardare profondamente nel nostro cuore per vedere, per identificare il nostro desiderio più profondo. And if we have desire to help save Mother Earth, helping people to suffer less, that is a wholesome, deep desire. E se abbiamo il desiderio di salvare la madre terra, aiutando le altre persone a soffrire di meno, questo è un desiderio molto positivo, molto bello e molto profondo. And if our deepest desire is only to run after fame, power, money and sex, that may be destructive to our body and to our mind. Ma se il nostro desiderio più profondo è semplicemente di rincorrere la fama, il potere, i soldi o il sesso, questo desiderio può distruggere il nostro corpo e la nostra mente. So each of us should ask ourselves the question, what is my deepest desire? What do I want to do with my life? Quindi ognuno di noi dovrebbe chiedersi, dovrebbe porsi questa domanda: che cos'è il mio desiderio più profondo? Cosa voglio fare con la mia vita? So when we have identified our volition, our deepest desire, we will have a good source of energies. Quindi noi, quando abbiamo identificato la nostra volizione, il nostro desiderio più profondo, abbiamo una grande sorgente di energia. The fourth source of nutriment is collective consciousness. La quarta sorgente di nutrimento è la coscienza collettiva. If we live with a group of people who have a collective anger or despair, we are consuming toxins. E vediamo che un gruppo di persone che ha rabbia o disperazione stanno consumando queste tossine. If we live with a group of people who generate the energy of anger, of fear,
of craving, and then even if you don't want, we'll consume that kind of unwholesome energy. E se viviamo assieme a un gruppo di persone che producono rabbia, desiderio o paura, noi allo stesso momento, anche se non vogliamo, stiamo consumando questa energia. And if we live in a group of people who know how to generate the energy of love, compassion, joy and happiness, we consume good energies. E se noi viviamo assieme a un gruppo che sa creare l'energia di gioia, compassione e felicità, noi stiamo consumando un buon tipo di energia. So the fifth mindfulness training should be understood in the light of consumption. Quindi il quinto dei 5 addestramenti alla consapevolezza dovrebbe essere capito, compreso sotto la luce della consumazione. We have already learned the first 8 exercises of mindful breathing proposed by the Buddha, our teacher. E abbiamo già imparato i primi 8 esercizi alla consapevolezza del respiro proposti dal Buddha, il nostro maestro. And today I would like to continue with these exercises. E oggi vorrei continuare con questi esercizi. The first exercise is to recognize our in-breath and out-breath. Il primo esercizio è riconoscere la nostra ispirazione e la nostra espirazione. Breathing in, I know I am breathing in. Breathing out, I know I am breathing out. Inspirando, so che sto inspirando. Espirando, so che sto inspirando. The second is to follow our in-breath and out-breath all the way through. E il secondo è di seguire la nostra ispirazione e la nostra respirazione dall'inizio alla fine. The third is breathing in, I'm aware of my body. Il terzo è inspirando, sono consapevole del mio corpo. And the fourth is breathing in, I release the tension in my body. E il quarto è inspirando, io lascio andare, rilasso le tensioni nel mio corpo. And these are 4 exercises helping us to take good care of our body. E questi sono 4 esercizi che ci aiutano a prenderci buona cura del nostro corpo. And then when we come to the fifth exercise, we go to the realm of feeling. E quando arriviamo al quinto esercizio, entriamo nel reame dei sentimenti. Breathing in, I generate a feeling of joy. Inspirando genera un sentimento di gioia. With mindfulness, I recognize many positive conditions, fresh, refreshing, healing elements in me and around me. That is why when I touch these, I can generate joy and happiness. Con la consapevolezza posso riconoscere molti elementi rinfrescanti, di guarigione che sono dentro di me ed è attorno a me. E questo è il motivo per cui posso essere felice e gioioso. The sixth is to generate a feeling of happiness. Il sesto è generare un sentimento, una sensazione di felicità. The seventh is recognize a feeling of pain. Il settimo è riconoscere una sensazione di dolore. When we have a painful feeling, a painful strong emotion, as a practitioner we should be there in order to take care of it. Quando abbiamo una sensazione di dolore, una sensazione dolorosa, come praticante dovremmo essere lì presenti in modo da abbracciarla. The eighth is to bring a relief, to calm down the painful feeling, the painful emotion. E l'ottavo esercizio è portare sollievo
calmare questo sentimento di dolore, questo sentimento doloroso. So we know that the fourth exercises from the fifth to the eighth are to take care of our feelings and emotions. Quindi sappiamo che questi 4 esercizi, dal quinto all'8, sono per prenderci cura dei nostri sentimenti, prenderci cura delle nostre sensazioni, emozioni. And we should remember that a good practitioner is capable of generating joy and happiness. E dovremmo sempre ricordarci che un buon praticante è in grado di generare gioia e felicità. And she is capable of handling a painful feeling, a painful emotion. Ed è in grado di gestire un sentimento doloroso, un'emozione dolorosa. And with the 9 exercise, we come to the domain of mental formation. E con il 9 esercizio arriviamo nel dominio delle formazioni mentali. It means in the realm of our mind. Significa nel reame della nostra mente. And we have learned that there are 51 categories of mental formations. E abbiamo imparato che ci sono 51 categorie di formazioni mentali. Some of them are positive, some of them are negative, some of them are neutral. Alcune sono positive, alcune sono negative e alcune sono neutrali. Some of them can be sometimes positive or negative. E alcune possono essere a volte positive e a volte negative. Suppose thinking is a mental formation that can be good, that can be constructive, or that can be destructive. Per esempio, facciamo l'esempio del pensiero. Il pensiero è una formazione mentale che a volte può essere molto buona e costruttiva, ma a volte può anche essere distruttiva. Good thinking makes us a bodhisattva, and bad thinking may push us to go and kill someone. Un buon pensiero ci può rendere un bodhisattva, ma un pensiero negativo ci può spingere ad uccidere qualcuno. So every time one seed of mental formation manifests on the upper level of consciousness, we should be able to recognize it and call it by its true name. Quindi ogni volta che il seme di una formazione mentale si manifesta nel livello superiore della nostra coscienza, dovremo essere in grado di riconoscerlo e di chiamare il suo vero nome. Suppose the mental formation jealousy just manifests, you have to say, breathing in, I know you are a formation called jealousy. I will take good care of you. Supponiamo che la formazione mentale gelosia si sia appena manifestata, quindi noi dobbiamo inspirando so che tu sei la formazione mentale gelosia e mi prenderò buona cura di te. So the 9 is to recognize every mental formation when it manifests in the upper level of consciousness. Quindi il 9 esercizio è riconoscere ogni formazione mentale quando si manifesta nel livello superiore della nostra coscienza. And the 10th is to select the good seeds, invite them to come up to make the landscape of the mind beautiful, happy. E il 10° è di selezionare i buoni semi e di invitarli a sorgere in modo da rendere il paesaggio della nostra mente felice e bello. And in the sutra, that practice is called gladdening our mind. Nel sutra questa pratica è chiamata il felicitare la nostra mente. When you invite the mental formation, compassion, love, understanding, joy to come up, the landscape of mind consciousness is beautiful, happy, and that is our daily practice. Quando noi invitiamo le formazioni mentali di compassione, di gioia, di comprensione a sorgere, il paesaggio della nostra mente è molto bello ed è molto felice. And you can help your partner or the other person to do the same, watering the good seeds in him or in her. E noi possiamo aiutare il nostro compagno o la nostra compagna a fare la stessa cosa, a innaffiare questi semi dentro di lui o di lei.
We have learned about this exercise in detail when we spoke of right diligence. E abbiamo già studiato questi esercizi in dettaglio quando abbiamo parlato della retta diligenza. And the 11th exercise is to practice concentration. E l'11° esercizio riguarda la pratica di concentrazione. We know that the eighth exercise can only calm and reduce the pain. Noi sappiamo che l'8° esercizio può solamente calmare e ridurre il dolore. We need a practice of samadhi, concentration, in order to really transform the pain entirely. Noi abbiamo bisogno della pratica del samadhi, della concentrazione, in modo da completamente, interamente trasformare questo dolore. For practitioners of meditation, we have to know a number of practice on concentration, samadhi. E come praticanti di meditazione dobbiamo conoscere questa pratica della concentrazione, del samadhi. Impermanence is one of the concentration. Impermanence. L'impermanenza è una di queste concentrazioni. Interbeing is another concentration. Interesse è un'altra di queste concentrazioni. No non-self is also a concentration. Il non essere allo stesso modo è una di queste concentrazioni. Emptiness is another concentration. Il vuoto è un altro tipo di concentrazione. Aimlessness is another concentration. E l'assenza di scopo è un'altra concentrazione. So these concentrations have the power to liberate us from our afflictions, whether it is fear, anger or despair. E queste concentrazioni hanno il potere di liberarci dalle nostre afflizioni, che siano rabbia, paura o disperazione. And that exercise of mindful breathing is called liberating the mind. E questo esercizio della respirazione consapevole è chiamato liberare la mente. The mind is made of mental formations, like a river is made of drops of water. Una mente è formata da formazioni mentali, proprio come un fiume formato da gocce d'acqua. So mind and mental formations are not really two things. Quindi mente e formazioni mentali non sono veramente due cose separate. And when we come to the 13th exercise, we begin some practice of truly begin to the practice of concentration. E quando arriviamo all'esercizio numero 13, finalmente arriviamo alla pratica della vera concentrazione. And we come to the realm of the object of mind. E arriviamo al reame degli oggetti della mente. In science, we speak of, the scientists speak of nature, reality. La scienza, gli scienziati parlano della natura, della realtà. As if nature is something that can exist independently from mind. Come se la natura fosse qualcosa che possa esistere indipendentemente dalla nostra mente. But in Buddhism, nature, reality is only the object of our mind. Ma nel buddismo la natura, la realtà, è solo l'oggetto della nostra mente. When we perceive something like a mountain, and then there is the perceiver as subject and the perceived as the object that manifests simultaneously at the same time.
Quando percepiamo qualcosa, possiamo dire una montagna, a quel punto c'è una persona che percepisce e un oggetto della percezione che si manifestano simultaneamente. The mind cannot be something without object. La mente che non può essere qualcosa senza oggetto. Every mental formation has its own object. E ogni formazione mentale ha il suo proprio oggetto. Suppose you are angry. To be angry always means to be angry at something, at someone. You cannot be angry without object. Supponete di essere arrabbiati. Essere arrabbiati significa sempre essere arrabbiati a qualcuno o a qualcosa. Non potete essere arrabbiati senza alcun oggetto. Loving also. Loving is a mental formation. You cannot love nothing. You have to love something or someone. That is why lover and loved one manifest at the same time. E l'amore, allo stesso modo, è una formazione mentale e noi non possiamo semplicemente amare nulla, dobbiamo amare qualcosa o qualcuno e questo è il motivo per cui chi ama e quello che viene amato si manifestano allo stesso momento. Perception is one of the 51 mental formations. Le percezioni sono una delle 51 formazioni mentali. When I perceive this glass, the perceiver, which means the subject of perception, and the object of perception, the glass, they manifest at the same time. Quando io percepisco questo bicchiere, colui che percepisce significa il soggetto della percezione e il bicchiere, che è l'oggetto della percezione, si manifestano allo stesso momento. What I can be sure of is this glass is the object of my perception. E quello di cui posso essere sicuro è che questo bicchiere è l'oggetto della mia percezione. And whether that glass can exist out of my perception, I cannot say. E se questo bicchiere possa esistere al di fuori della mia percezione, non lo posso dire. So what the scientists call nature, the objective reality, in Buddhism they call it object of mind. Quindi ciò che gli scienziati chiamano natura o l'oggetto della realtà oggettiva, nel buddismo lo chiamiamo oggetto della nostra mente. Dear friend, you are object of my mind and I am the object of your mind. Cari amici, voi siete l'oggetto della mia mente e io sono l'oggetto della vostra mente. My mind, if it is a true mind, a clear mind, and then we do not distort the nature of the object. E la mia mente, se è una mente vera, una mente chiara, a quel punto non distorgerà la natura degli oggetti. And if our mind is full of prejudices, anger, fear, delusion, and what we observe, what we perceive, are only distorted image. E quindi se la nostra mente è piena di pregiudizi, rabbia, paura o illusioni, ciò che percepiamo, gli oggetti che percepiamo sono oggetti molto distorti. So the 13 is a practice of concentration called impermanence. Quindi il 13° esercizio è una pratica di concentrazione chiamata impermanenza. Impermanence is not really a negative characteristic of life. L'impermanenza non è una caratteristica negativa della vita. If things are not impermanent, we cannot do anything. Se le cose non fossero impermanenti non potremmo fare nulla. Our anger can never be transformed. La nostra rabbia non potrebbe mai essere trasformata. Your little boy can never grow into a gentleman. E il vostro bambino non potrebbe mai diventare un signore. And that's why impermanence makes life possible. E questo è il motivo per cui l'impermanenza rende la vita possibile. If there is no impermanence and everything is in a standstill, motionless situation. E se tutto fosse permanente in una posizione inamovibile, nulla è impermanente.
And when we have the perception that things are permanent, we shall have to suffer. E quando noi avremo la percezione che le cose sono permanenti, a quel punto noi soffriremo. The fact is that intellectually we know that things are impermanent, but in real life we still believe that things are permanent. La realtà è che intellettualmente noi capiamo che le cose sono impermanenti, ma nella nostra vita reale noi continuiamo a credere che le cose siano eterne. We think that we are going to be there forever and the other person is going to be there forever. Pensiamo sempre che noi saremo lì per sempre e l'altra persona sarà lì per sempre. And that the illusion of impermanence is the cause of many wrongdoings that create a lot of suffering to us and to the other person. E questa illusione di permanenza è la causa di un sacco di misfatti che creano molta sofferenza a noi e all'altra persona. So the concentration on impermanence help us to be free from anger, fear, and craving, and so on. Quindi la concentrazione sull'impermanenza ci aiuta ad essere liberi da rabbia, paura, eccetera. And the fourth exercise is the contemplation on non-craving. Il 14° esercizio è la contemplazione sul non desiderio, non attaccamento. When we look deeply into the object of our craving, we can see a lot of dangers inside. Quando osserviamo in profondità l'oggetto del nostro attaccamento, possiamo vedere nell'oggetto un sacco di pericoli. And running after the objects of our craving, we may destroy both our body and mind. E rincorrendo l'oggetto del nostro desiderio, del nostro attaccamento, potremo distruggere entrambi il nostro corpo e la nostra mente. Whether it is wealth, or power, or fame, or sex, they contain a lot of dangers. Che sia fama, potere, beni materiali o sesso, hanno tutti dentro di loro un sacco di pericoli. Many who, after having running after these objects of craving, have destroyed their body and their mind. E molte persone che hanno rincorso questi oggetti di desiderio, di attaccamento, hanno distrutto il loro corpo e la loro mente. And there are those who have plenty of these things but continue to suffer very deeply. E ci sono persone che hanno un sacco di queste cose, ma continuano a soffrire molto profondamente. When the fisherman throw into the water his line, the bait contains in it a hook. Quando un pescatore lancia l'amo nell'acqua, l'esca contiene dentro di sé un amo. And if the fish does not know that, she will bite and she will hook up and die. E se il pesce non sa questo, lui morderà l'esca e sarà adescato. Nowadays the bait is made of plastic. It looks very delicious, appealing. E oggi le esche le fanno addirittura di plastica, hanno l'aria molto deliziosa, molto attraente. And because of the appearance, that is why we are attracted to it. And if we bite, we will be hooked up and die. E a causa delle apparenze noi saremo attratti a questo, però se mordiamo saremo adescati e moriremo. So the second mindfulness training about true happiness tell us that the source of happiness, the true source of happiness is understanding and love and not objects of our craving. Quindi il secondo addestramento alla consapevolezza riguardante la vera felicità ci dice che la vera felicità sono la comprensione e l'amore e non gli oggetti del nostro attaccamento e desiderio. So every day cultivating understanding and love, we become a happier person.
Quindi ogni giorno, coltivando comprensione ed amore, diventiamo una persona più felice. And we use our time to do that rather than to run after the objects of our craving. E utilizziamo il nostro tempo per fare questo, invece che rincorrere gli oggetti del nostro desiderio e del nostro attaccamento. And the 15th exercise is contemplating nirvana. Il 15° esercizio è contemplare il nirvana. Nirvana is absence. The absence of all notions, like the notion of birth and death, being and non-being. Il nirvana è l'assenza di ogni nozione, come nascita e morte, essere e non essere. Nirvana is the ultimate reality, transcending notions like subject and object, sameness and otherness. Il nirvana è la realtà ultima che trascende nozioni come oggetto e soggetto, uguaglianza o disuguaglianza, Coming and going. venire o andare. Nirvana is a state of the state of cooling, refreshment. Il nirvana è uno stato di freschezza, Because these notions of birth and death, being and non-being, are the ground of all kind of afflictions like fear, anger, despair. perché queste nozioni di nascita e morte, essere e non essere, sono il fondamento di ogni tipo di afflizione, come rabbia, disperazione, eccetera. So these afflictions are like a fire burning, like anger, jealousy, craving. They are fire burning. E queste afflizioni sono come un fuoco che brucia, come la nostra rabbia, la nostra disperazione, eccetera. Removing these notions, we put down the fire. And the nirvana is a state of cooling. E rimuovendo queste afflizioni estinguiamo il fuoco e quindi il nirvana è detto uno stato di freschezza. And it's very pleasant to be in nirvana. Ed è molto piacevole essere nel nirvana. And nirvana, you don't have to go and look for it in the future. It is available in the here and the now. E il nirvana non avete bisogno di andarlo a cercare nel futuro perché è presente nel qui e nell'ora. In the Chinese version of the Dhammapada, there is a very beautiful sentence describing nirvana. Nella versione cinese del Dhammapada c'è una frase molto bella che descrive il nirvana. It goes like this: the birds love to go back to space, and the deers love to go back to the countryside, and the wise people, they like to enjoy the state of nirvana. Questa frase è: gli uccelli amano ritornare nello spazio, come i cerbiatti amano ritornare nella campagna, e le persone sagge amano ritornare, prendere rifugio nel nirvana. If the deers find it most comfortable being in the forest or in the countryside, if the birds feel free and happy in space, and then people, wise people, they feel wonderful when they find themselves in nirvana. Se gli uccelli amano e si sentono confortevoli a ritornare nel cielo, come i cerbiatti amano e si sentono più confortevoli quando sono nella foresta o nella campagna, quindi le persone sagge, gli uomini saggi, amano ritornare e prendere rifugio nello stato del nirvana. And of course, they don't have to die in order to go to nirvana, because nirvana is available in the here and the now. Chiaramente non hanno bisogno di morire per andare nel nirvana, perché il nirvana è disponibile nel qui e nell'ora.
Suppose we contemplate a wave appearing on the surface of the ocean. Supponete di contemplare un'onda che appare sulla superficie dell'oceano. We can describe a wave in terms of a beginning and ending. Possiamo descrivere un'onda in termini di inizio e di fine. We can describe a wave in terms of coming up and going down. Possiamo descrivere un'onda in termini di salire crescente o decrescente. We can describe a wave in terms of this wave or another wave. E possiamo descrivere un'onda in termini di quest'onda o un'altra onda. And the wave coming up may be fearful because she thinks that in just a few seconds she will die. E un'onda che sta crescendo potrebbe avere paura perché sa che solo in qualche secondo morirà. So she is not happy going up and going down because she has a lot of worries about being there or not being there, more or less beautiful than the other wave. Quindi mentre lei cresce ha un sacco di paure e non è felice, un sacco di paure e preoccupazioni, paure sull'essere lì o non essere lì, essere più o meno bello di un'altra onda. So all these notions make her miserable as a wave. E quindi tutte queste nozioni la rendono un'onda miserabile. But if the wave practice some meditation and realize that she is water, the situation will change very quickly. Ma se l'onda pratica della meditazione e realizza di essere acqua, la situazione cambierà molto in fretta. And she knows that she is a wave, but she is at the same time water. E sa di essere un'onda, ma allo stesso momento è acqua. You can describe the wave in terms of this wave, the other wave, higher, lower, less beautiful, more beautiful, beginning, ending, but you cannot describe water in the same way. Possiamo descrivere le onde in termini alte o basse, quest'onda, quell'altra onda, più bella o meno bella, ma non possiamo descrivere l'acqua in questi termini. So when the wave gets enlightened and know that she is water, she loses all kind of anger and fear. E quindi quando quest'onda si illumina e riscopre di essere acqua, perde ogni tipo di rabbia e ogni paura. She don't worry anymore about being, non-being, higher or lower, more beautiful or less beautiful. E non si preoccupa più di essere, non essere, più alta, più bassa, più bella o meno bella. So she laughs going up and she laughs going down and she enjoy. Quindi ride salendo e ride scendendo e apprezza. And do you think, my friends, that the wave has to go and look for water? E cosa pensate, amici? Voi pensate che l'onda abbia bisogno di andare a cercare l'acqua? She doesn't have to go and look for water because she is water here and now. Non ha bisogno di andare a cercare l'acqua perché lei è acqua nel qui e nell'ora. So all of us are like waves, and our true nature is the nature of no birth, no death, no coming, no going. Quindi tutti noi siamo come onde, la nostra vera natura è la natura di non nascita, non morte, non venire, non andare. With the practice of meditation, looking deeply, we can touch our own nature of no coming, no going, no birth, no death, and that is nirvana. E con la pratica della meditazione, osservando in profondità, possiamo toccare la nostra natura di non venire, non andare, non nascita, non morte, e questo è il nirvana. And we do not have to go and look for nirvana elsewhere, and especially in the future. Non abbiamo bisogno di andare a cercare il nirvana da qualche altra parte, specialmente nel futuro.
You may like to go back to our meditation on a cloud. Possiamo ritornare alla nostra meditazione su una nuvola. And I shall try to draw a cloud. E proverò a disegnare una nuvola. This is a very funny way of drawing a cloud. È un modo molto, molto strano di disegnare una nuvola. Sometimes you cannot see your cloud. Your cloud is invisible. A volte non potete vedere la vostra nuvola è invisibile. Believe it or not, there is a cloud in this Dharma hall. Che voi lo crediate o no, in questa sala del Dharma c'è una nuvola. And this cloud we cannot see. It is collectively made by our breathing. E questa nuvola che noi non possiamo vedere è formata collettivamente dal nostro respiro. There's a lot of water vapor in this hall. C'è un sacco di vapore acqueo in questa sala. And that is a cloud, but invisible. E quella è una nuvola, però invisibile. If the air with water vapor come in touch with something cold, and then the cloud will become visible. E se quest'acqua con il vapore, se quest'aria con il vapore acqueo entrerà in contatto con qualcosa di freddo, a quel punto la nuvola diventerà visibile. Suppose there is a mountain here and the wind is blowing on this direction. Supponete che qui c'è una montagna e che il vento sta soffiando in questa direzione. And in the air there is a lot of water vapor. E nell'aria c'è un sacco di vapore acqueo. But it is a form of cloud, but it is invisible to us. Questa è una forma di nuvola, però ci è invisibile a noi. And when the air comes to this place, it cannot continue like this. It has to go up. E quando la nuvola, l'aria arriva in questo posto, non può più continuare, quindi deve andare su. And when going up here, it encounters the cold and it becomes visible as cloud. E quando arriva qui su, incontra il freddo e diventa visibile come una nuvola. So we should not say that the cloud is here, but not here. Quindi non dovremmo mai dire che la nuvola è qui su, ma non laggiù. So we can very well say hello to the cloud in this Dharma hall. I know you are there. Quindi possiamo molto, molto bene dire ciao alla nuvola che è qui nella sala del Dharma. Possiamo dire, so che sei lì. And suppose this section is expressing the visible cloud. Supponiamo che questa sezione stia a indicare la nuvola visibile. And a cloud is something impermanent. La nuvola è qualcosa di impermanente. And a cloud might be changing every moment. E una nuvola può essere in cambiamento ad ogni istante. And a part of the cloud has been transformed into rain. E una parte della nuvola è stata trasformata in pioggia. So we may speak about this line, separating cloud and rain, as the death of a cloud. Quindi possiamo parlare di questa linea che separa la nuvola e la pioggia come la morte della nuvola. You know, when the tiny crystals, small drops of water, they come together, they are heavy enough to fall down.
sapete che quando i piccoli cristalli di acqua e piccole gocce d'acqua si riuniscono e sono abbastanza pesanti, iniziano a venire giù, a piovere. So cloud becoming rain is something that can happen any moment. Quindi la nuvola che diventa pioggia è qualcosa che può succedere, accadere in ogni istante. We still see the cloud in the sky, but the cloud is dying in this very moment. Noi continuiamo a vedere la nuvola nel cielo, ma la nuvola sta morendo proprio in questo momento. But the cloud can look and see herself in a new form, rain. La nuvola può guardare e vedere se stessa in una nuova forma, la pioggia. So this line, instead of being called the line of death, could be called the line of transformation. Quindi questa linea invece di essere chiamata la linea della morte, possiamo chiamarla la linea della trasformazione. It is like the seed of corn becoming a plant of corn. È come il seme di mais che diventa una pianta di mais. When you look at the plant of corn, you don't see the seed of corn anymore, but the seed of corn is always there. Quando guardiamo la pianta di mais non vediamo più il seme di mais, ma il seme di mais è sempre lì. And we should be able to see ourselves in our new transformation. E dovremmo essere in grado di vedere noi stessi nella nostra nuova trasformazione. Every day we produce thought, speech, and action, and that is our continuation. We have to see them. Ogni giorno produciamo pensieri, parole ed azioni e quella è la nostra continuazione. Dobbiamo vedere questa cosa. We are not really this body. We are the thought, the speech, and the action that we produce every moment. Non siamo veramente questo corpo, noi siamo i pensieri, le parole e le azioni che produciamo ogni momento. And these, what we produce, are our continuation. E queste cose, ciò che produciamo, è la nostra continuazione. They are the plant of corn coming from the seed of corn. Sono la pianta di mais che viene dal seme di mais. So if the cloud look and see herself transform into rain, then we should be able to see ourselves transform in other forms. Quindi se la nuvola osserva e vede se stessa trasformata in pioggia, noi dovremmo essere in grado di osservare e vedere noi stessi in altre forme. When I see the Fabio, I can see this is my continuation. Quando vedo Fabio posso vedere che questa è la mia continuazione. He is the plant of corn, and when I look at him, I see the seed of corn. Lui è la pianta di mais e quando vedo lui posso vedere il seme di mais. So there is a deep connection between me and him. Quindi c'è una connessione profonda fra me e lui. And I see that Fabio is my continuation. E posso vedere che Fabio è la mia continuazione. When he suffers, I suffer. Quando lui soffre, io soffro. When he is happy, I am happy. Quando lui è felice, io sono felice. And the rain is transforming herself into something else. River. E la nuvola, la pioggia sta trasformando se stessa in qualcos'altro, come un fiume. This line can be described as the death of the rain. Questa linea può essere descritta come la morte della pioggia. But it's impossible for the cloud to die. It is impossible for the rain to die also. Però è impossibile che la nuvola muoia, quindi è impossibile anche che la pioggia muoia. So the rain is transformed into the river. Quindi la pioggia è trasformata nel fiume. And since the cloud practices mindfulness, she can see herself in a new form that is the river. E dato che la nuvola pratica la consapevolezza, può vedere se stessa in una nuova forma, e questa nuova forma è il fiume. And she can look down and wave to the river and say, "Hello, myself down there. I will join you very soon." E può guardare in giù e guardare il fiume e fargli un segno con la mano e dire: ciao laggiù, sto arrivando, arriverò molto presto. That kind of insight remove all kind of discrimination between cloud and rain and river.
E questo tipo di comprensione profonda rimuove ogni tipo di discriminazione fra nuvola, pioggia e fiume. And the river is also impermanent. The river will be transformed into vapor. E il fiume allo stesso modo impermanente e sarà trasformato in un vapore. And although the cloud does not see the water vapor because it is invisible, the cloud knows that she is there in the form of a water vapor. E anche se la nuvola non può vedere il vapore acqueo perché è invisibile, la nuvola sa che è lì presente sotto forma di vapore acqueo. And water vapor also, encountering the cold, is born in the form of a cloud again. E allo stesso modo il vapore acqueo, incontrando il freddo, è rinato, rinasce sotto forma di una nuvola un'altra volta. So with this example, this picture of the cloud, we know that nothing is born, nothing died. There is only transformation. E quindi questa immagine di una nuvola ci mostra che nulla nasce, nulla muore, c'è solo trasformazione. And it is possible for us to touch our true nature, like the nature of the cloud, the nature of no birth, no death. E per noi è possibile toccare la nostra vera natura, come la vera natura di questa nuvola, la natura di non nascita e non morte. And when we touch our nature of no birth, no death, no being and no non-being, we touch nirvana, and we lose all our fear, our anger, our anxiety, our despair. E quando tocchiamo la natura di non nascita, non morte, non essere, non essere, tocchiamo nirvana e perdiamo e lasciamo andare ogni ansia e ogni disperazione. To be a cloud floating in the sky is wonderful, but to be the rain falling on the ground is also very beautiful. Essere una nuvola che galleggia nel cielo è molto bello, è molto piacevole, però essere la pioggia allo stesso modo è anche molto bello. And to become a river in order to house many creatures in it is also the act of a bodhisattva. E diventare un fiume che ospita così tante creature dentro di sé, è anche l'atto di essere un bodhisattva. And to become the water vapor coming up in order to go back to the sky, to have a look down there is also something interesting. E diventare vapore acqua in modo da salire lassù e guardare in giù, dare un'occhiata in giù come si vede, allo stesso modo sembra molto interessante. But this example is not perfect. Ma questo esempio non è perfetto, Because it is a closed circle. perché è un cerchio chiuso. There are always input to the cloud, to the rain, to the river, and to the vapor. E ci sono sempre degli stimoli, degli input nella pioggia, nella nuvola, nel fiume e nel vapore acqueo. It's like we bring air into our body, we bring water into our body. There are always input and output every moment of our daily life. È come quando noi portiamo aria dentro il nostro corpo o portiamo acqua dentro il nostro corpo, e in ogni momento della nostra vita quotidiana ci sono degli input e degli output. So when we recognize that there are always input and output, we know that there is a continuation, but there is no permanent self. E quindi quando riconosciamo tutti questi input e output, noi sappiamo che c'è una continuazione, ma non c'è un sé permanente. And if we take into account the inputs and outputs, the example will be perfect. E se prendiamo in considerazione tutti questi input e output, questo esempio sarà perfetto. So nirvana is something possible in the here and the now if we know how to get rid of all these notions that are the foundation of all our fear and anger and craving.
Quindi il nirvana è possibile nel qui e nell'ora se siamo in grado di liberarci di tutte queste nozioni che sono fondamento di tutta la nostra rabbia, la nostra paura, il nostro desiderio. Nirvana is freedom. Nirvana è libertà. And freedom from anger, from fear, from anxiety, from craving. La libertà dalla rabbia, dalla paura, dall'ansia e dall'attaccamento al desiderio. And that is a source of greatest happiness. E questa è la sorgente della più grande felicità. And the 16th exercise, which is the last proposed by the Buddha, is the practice of throwing away all these notions and concepts so that Nirvana can reveal itself to us. E il 16° esercizio, l'ultimo proposto dal Buddha, è la pratica del lasciare andare, del gettare via tutte queste nozioni, tutte queste idee, in modo tale che il nirvana possa manifestare se stesso. And that is the practice of letting go of notions like birth, death, being, non-being, and so on. E questa è la pratica del lasciare andare tutte le nozioni come nascita, morte, essere, non essere, eccetera. Let us meditate a little bit on the being and non-being of a flame. Possiamo meditare un poco sulla natura di essere e non essere di una fiamma. Do you think, my friends, that the flame that you cannot see, she belongs to the realm of non-being? Cari amici, voi pensate che la fiamma che non possiamo vedere appartiene al reame del non essere? We know that the flame is hidden somewhere Noi sappiamo che la fiamma è lì nascosta da qualche parte, in its conditions. in tutte le sue condizioni. The flame is hidden inside of the matchbox. La fiamma è nascosta dentro la scatola di fiammiferi It is also hidden outside of the box. ed è pure nascosta al di fuori della scatola di fiammiferi. Outside of the box there is oxygen. Without oxygen, a flame cannot manifest herself. Al di fuori della scatola c'è l'ossigeno e senza ossigeno la fiamma non si può manifestare. And the flame may be hidden in my fingers. E la fiamma può essere nascosta nelle mie dita. With my fingers I can provide a movement that can help a flame manifest. Perché con le mie dita posso provvedere a un movimento che aiuta la fiamma a manifestarsi. So you can talk to the flame like this. My dear little flame, I know you are there somewhere. You do not belong to the realm of non-being. Quindi possiamo parlare a questa piccola fiamma e dire: mia cara piccola fiamma, so che sei lì e non appartieni al reame del non essere. Why don't you manifest for us? Perché non ti manifesti per noi? And then if we listen carefully, we can hear the voice of the flame. E a quel punto, se ascoltiamo attentamente, possiamo sentire la voce della fiamma. My dear Thai, my dear Sangha, I'm happy to manifest for you. Mio caro Thai, mio caro Sangha, sono felice di manifestarmi per te. All conditions are sufficient for my manifestation. I need only the last condition, a rest of your fingers. Quindi tutte le condizioni per la mia manifestazione sono presenti, sono disponibili, ho bisogno solo di un'ultima condizione che è un gesto della tua mano. And with the last condition, a flame manifests. E con l'ultima condizione la fiamma si manifesta. She has not come from the realm of non-being. Non è venuta dal reame del non essere. And that is why we cannot describe her as being now in the realm of being. E questo è il motivo per cui non possiamo descriverla ora come essente nel reame dell'essere. Her true nature, the nature of the flame, is free from the notion of being and non-being. La sua vera natura, la natura della fiamma, è libera dalle nozioni di essere e di non essere. Now we like to ask the little flame.
My dear little flame, where have you come from and where have you gone? Ora possiamo domandare alla piccola fiamma, mia cara piccola fiamma, da dove sei venuta e dove sei andata? That is the question that lovers like to ask each other. Questa è la domanda che una coppia di amanti, a una coppia di amanti piace domandarsi l'uno all'altro. My beloved, you are a wonder. Where have you come from? Mio caro, mia cara, sei una meraviglia, da dove sei venuto, da dove sei venuta? And if we listen carefully, we will hear the answer of the flame. E se ascoltiamo attentamente, sentiremo la risposta della fiamma. My dear Thai, my dear Sangha, I have come from nowhere. Caro Tai, caro Sangha, sono venuta da nessuna parte. I have not come from the south, not from the north, not from the east, not from the west. Non sono arrivata dal sud, né dal nord, né dall'est, né dall'ovest. When conditions are sufficient, I manifest now myself. My nature is nature of no coming. Quando le condizioni sono insufficienti, io mi manifesto, perché la mia natura è la natura del non venire. And now, where have you gone? E ora dove sei andata? Dear Thai, dear Sangha, I have not gone anywhere. Caro Tai, caro Sangha, non sono andata da nessuna parte. I have not gone to the south, not gone to the north. Non sono andata né a sud né a nord. My nature is non-local, no coming, no going. La mia natura è non locale, né venire né andare. When conditions are sufficient, I just manifest myself. Quando le condizioni sono sufficienti, semplicemente mi manifesto. And it's true that my nature is the nature of no coming, no going. Ed è vero che la mia natura è la natura del non venire e del non andare. Now we have two flames. Ora abbiamo due fiamme. And we would like to ask this flame this question. My dear little flame, are you the same flame with the other, or are you a totally different flame? E ora vogliamo porre una domanda a questa piccola fiamma. Mia cara piccola fiamma, sei la stessa fiamma dell'altra o sei una fiamma completamente diversa? And you can see, you can hear the answer. Dear Thai, dear Sangha, I'm neither the same flame with the other, but I'm not a totally different flame either. Possiamo vedere, possiamo ascoltare la risposta. Caro Tai, caro Sangha, non sono né la stessa fiamma, nemmeno una diversa. The notion of sameness and the notion of otherness cannot be applied to me. La nozione di uguaglianza e di differenza non può essere applicata a me. My nature is nirvana. No coming, no going, no same, no different. La mia natura è nirvana, né venire né andare, né uguaglianza né differenza. So everything is in nirvana. Quindi ogni cosa è nel nirvana. We do not have to go and look for nirvana. Non abbiamo alcun bisogno di andare a cercare il nirvana. Just free our mind from these notions, and then nirvana will manifest for us. And every moment can be a moment of joy, of wonder. Quindi dobbiamo semplicemente liberare la nostra mente da queste nozioni e a quel punto il nirvana si manifesterà per noi e ogni momento sarà un momento di gioia e di meraviglia. Shall we invite the children to come? Possiamo andare a invitare i bambini a ritornare. I would like to invite the monastics, the children, the organizers of this retreat, and the volunteers. This retreat has been made possible thanks to many people.
Vorrei invitare tutti i monaci, i bambini, i volontari di questo ritiro e gli organizzatori a venire. Questo ritiro è stato reso possibile grazie a molte persone. And the Italian Sangha is behind all of this. E il Sangha italiano è stato dietro a tutto questo. So we would like to invite organizers and also all volunteers who come with us. Quindi vorremmo invitare tutti gli organizzatori e i volontari a venire qui con noi. And we will sing together the song No Coming, No Going. E canteremo assieme una canzone, non venire, non vieni, non vai. All I members, please come. I membri dell'interessere potete venire. I think there are places for everyone. No coming, no going, no after, no before. I hold you close to me. I release you to be so free. Because I am in you. And you are in me, because I am in you, and you are in me. Nobody, né prima né poi, distingo forte a me e poi ti lascio andare, perché tu sei in me e io sono in te, perché tu sei in me e io sono in te. Grazie, allora vorremmo ringraziare tanto le sorelle, adesso c'è la sorella Maria Teresa, la superiore, che è venuta a salutarci e vorremmo ringraziarle nella persona della sorella e anche scusarci perché loro non sono abituate ai nostri modi così tranquilli, lenti, arriviamo in ritardo, siamo sempre gli ultimi, non sono molto
molto abituati, hanno avuto molta pazienza con noi, poi soprattutto col cibo, vegan, insomma non sono veramente abituati, hanno avuto veramente tanta pazienza e quindi la ringraziamo con la calligrafia di Tai, non c'è via per la pace è la via. There is no way to peace is the way. E ecco, anche con un disegno. E anche in rappresentanza di tutto lo staff, degli amici che hanno preparato, che hanno organizzato, volevo consegnare appunto questa calligrafia a... Sì, sì. Dono al maestro la nostra stampa, i pensieri del nostro padre fondatore. Della casa, della Fraterna Domus. Grazie. Con grande piacere abbiamo accolto l'invito per rivolgere a voi tutti il nostro grazie per la vostra presenza. E il nostro augurio che tutto quanto avete ascoltato possa esservi guida nella vita per vivere la pace e il bene. Ringraziamo il Maestro e tutta la comunità dei monaci e delle monache, i dirigenti, per aver scelto la Fraterna Domus per questo vostro ritiro. È un onore per noi aver potuto ospitare questa grande organizzazione. E vorrei anche dire che noi missionarie della Fraterna Domus ci siamo sentite in sintonia di spirito. Perché ci unisce lo scopo di portare Dio ai fratelli, che è bene e pace. Se ognuno riesce a vivere questo bene e questa pace, la può donare, ma solo se ce l'ha nel cuore. Vi sarete chiesti chi è la Fraterna Domus? È gestita da noi missionarie del Servizio Sociale Cristiano. Siamo ente morale riconosciute dalla Chiesa di Roma. E il carisma è l'accoglienza, perché attraverso di essa l'uomo possa incontrare Dio. E tutto ha questo fine: l'aspetto esterno, i prati, i fiori, il servizio. Tutto deve essere accogliente perché la persona si senta accolta. Alla Fraterna Domus c'è il personale di servizio, ma anche molti volontari che avrete incontrato. E sono coloro che ci aiutano a vivere lo spirito nell'incontro con gli altri. Non mi dilungo, ma se qualcuno vuole sapere di più, noi siamo a dirvi
e ci trovate anche nel sito Fraterna Domus www. Grazie ancora per la vostra presenza e buona continuazione nel prossimo quotidiano. Da domani in poi dovete vivere. Ecco. Grazie. Sì, grazie, grazie. Ancora volevo ringraziare appunto gli organizzatori, chi ha dato una mano per l'organizzazione tutti questi anni, da tanti anni, nella persona di Beppe, e Giovanni e Mario. Vorremmo così testimoniare con questa calligrafia il nostro affetto e ringraziamento per Mario è il papà di Fabio. Gioca è la ragazza di Fabio. Gioca in casa. E allora vorremmo ringraziarli tanto per tutta l'organizzazione, la cura e anche la pratica che hanno messo nel costruire questo ritiro. Grazie. Renato c'è? Grazie. Facciamo uscire Tai, seguiamo un po' di spazio perché Tai possa uscire. Facciamo uscire Tai. Creiamo un corridoio perché Tai possa uscire, per favore. Cari amici, grazie di cuore per questi bei giorni insieme e speriamo di vedervi tutti a Plan Village. Noi siamo sempre aperti. Non facciamo le session, ma è sempre una continua pratica. Certo, proprio sono 2 settimane all'anno in cui ci prendiamo una piccola vacanza, ma tutto l'anno è aperto. Specialmente per chi ha problemi con le lingue, il ritiro d'estate, che è il mese di luglio fino ai primi di agosto, e anche Capodanno e Natale, pieno di italiani, per cui è più facile, diciamo, per chi non conosce le lingue. Come il Papa.